tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo nuovo video. Voglio farvi una domanda: cosa fareste se leggereste un annuncio di vendita di una casa notoriamente infestata? C'è chi penserebbe di acquistarla ad esempio ad un modico prezzo e di sfruttare la sua fama organizzando visite guidate. C'è addirittura invece chi ne modificherebbe gli interni e la trasformerebbe del tutto e per tutto in una vera e propria attrazione turistica, ovviamente enfatizzando i terribili eventi che l'hanno segnata. Ecco qui raga, perché questo è il vero e proprio caso di una scuola elementare in provincia di Cincinnati nell'Ohio. La Dent School House è ritenuta una delle scuole più infestate di tutto lo stato e oggi è stata trasformata in una vera e propria casa degli orrori, dove infatti si organizzano tour a tema e feste in maschera. Pensate un po' ragazzi che c'è addirittura chi dice che per prenotare per Halloween bisogna chiamare addirittura un anno prima, se non forse di più, e che nonostante tutto ci sia una folla impressionante proprio all'entrata di questa struttura. Questa scuola, meta ovviamente per chi ama l'horror, ha però una storia purtroppo segnata da eventi davvero tragici e pensate un po', il responsabile non venne mai preso. Tutto parte nel 1894 quando appunto questa scuola venne costruita su Harrison Avenue a Dent. È nota per essere dimora di numerosissimi spettri inquieti che perseguiterebbero non solo i proprietari ma anche chi la visita. Sono numerosissimi gli scatti fotografici di orbs, nebbioline, bagliori, eccetera eccetera, e non solo, persone che escono dalla casa addirittura con graffi e lividi, e non solo, ma avvistamenti di ombre lungo tutte le pareti della struttura. In poche parole è una finta casa degli orrori, dove gli orrori però in questo caso avvengono davvero. Questa scuola barra dormitorio venne aperta e pubblicizzata come la miglior scuola dello Stato. Ad insegnare al suo interno infatti vennero assunti i migliori insegnanti, alcuni pensate un po' di fama internazionale e personale esperto e molto organizzato. All'inizio del 1900 divenne famosa come scuola d'alto bordo e iniziò praticamente a ospitare quasi solo ed esclusivamente bambini di famiglie molto ricche. Come scuola d'élite andò avanti per oltre 50 anni e tutte le famiglie dell'Ohio, Virginia e Indiana facevano pressione finché i loro figli vennero appunto presi a studiare in questa scuola. Tutto andò per il meglio fino ad un certo punto, ovvero fino al 1940, quando venne assunto un bidello di nome Charlie McFree. Circa una quindicina di studenti da quel momento scomparvero dalla scuola tra il 1942 e il 1952. Ma ragazzi, ancora oggi ci si chiede come mai nessuno abbia investigato così a fondo sulla questione e soprattutto come si sia permesso che le sparizioni continuassero. Alcuni affermano che durante il periodo bellico le autorità locali fossero impiegate per la maggior parte del tempo nell'esercito e che trascurassero ovviamente i loro doveri civili. Altri invece sostengono che sia la polizia che i giornali calarono un velo sulla questione per non compromettere appunto la fama di questa splendida scuola e di conseguenza della cittadina. Altre persone invece, come terza ipotesi, dissero che un uomo fu talmente abile a sviare le indagini che uccideva solo ragazzini di cui le famiglie praticamente non si facevano mai vedere né sentire, e lo fece in modo in cui tutti pensassero che i ragazzi scappavano per tornare a casa. In ogni caso i primi sospetti su McFree ricadono nel 1950, quando alcuni genitori in visita appunto in questa struttura sentirono un odore nauseabondo, per non dire quasi vomitevole, ecco, provenire indovinate dove? Appunto nei sotterranei della scuola. Ma il bidello si giustificò affermando semplicemente che, essendo tubature molto vecchie, molto antiche, si erano rotte a causa della ruggine e in effetti non molto tempo dopo furono perfettamente riparate. A quel punto tutte le famiglie si tranquillizzarono. Le cose per un po' di tempo si calmarono, ma ad un certo punto questo odore ritornò ad essere ancora più forte di come era prima. E l'apice di questa follia omicidia di quest'uomo si raggiunse nel 1955, dove scomparsero, pensate un po', ben 15 bambini nel giro di 3 mesi. Ma a questo punto un folto gruppo di genitori fece irruzione nella scuola e cominciò a perseguire ogni mattonella, ogni angolo, insomma, di questa struttura per cercare in qualche modo prove un po' più sostanziose, ecco, diciamo così. E fu proprio così che nei sotterranei trovarono resti di diversi bambini, alcuni pensate un po' sepolti nelle mura e addirittura che spuntavano ossa, resti appunto di questi esseri umani dal pavimento, e c'erano delle increspature da cui addirittura uscivano, pensate un po', addirittura i loro abiti. Probabilmente c'è stato qualcuno che riuscì ad avvisare in qualche modo, non si sa bene come, l'assassino. Infatti, prima che si cominciò a sospettare di lui, McFree scappò dallo Stato, non si trovò mai più. Anche allora si tentò di salvare il nome della scuola, ma le famiglie
fecero un tale chiasso che i giornalisti non poterono rifiutarsi di pubblicare la questione, sebbene ovviamente in maniera molto ridimensionata. Infatti la scuola fu obbligata a chiudere alla fine dell'anno scolastico a causa appunto di questi decessi e da allora rimase chiusa per ben 40 anni. Si dice che lo spirito di McFree infesti ancora la struttura graffiando, colpendo qualsiasi persona ci capitasse al suo interno. Ma Charlie non sarebbe l'unico spirito di questa struttura. Infatti gli spiriti straziati naturalmente di queste povere creature che morirono per mano sua vagherebbero in tutta la struttura, sia nei corridoi che nei sotterranei, e di tanto in tanto si sentirebbero pianti, lamenti, urla e singhiozzi provenire appunto proprio dalle fondamenta. Ma negli anni 90 l'edificio venne dato in gestione a dei Boy Scout, che però nel 2003, praticamente poco tempo fa, chiuse i battenti per strani fenomeni spiegabili, incidenti strani davvero ambigui a dipendenti che lavoravano nell'edificio, spinte per le scale, vetri che esplodevano e non solo, personale bloccato giù nelle cantine da porte che si chiudevano a chiave da sole. Ma nel 2005 il comune vendette lo stabile a Bud Stross, George Well e Chuck Stross, ovvero gli attuali proprietari della Casa degli Orrori. Questo team negli anni ha modificato la struttura, rendendola addirittura, pensate un po', forse più inquietante ancora della realtà, con finti cadaveri, sangue sulle pareti, carcasse squartate e addobbi a tema horror. Dal 22 settembre la Dent House School è aperta per il turismo nel periodo di Halloween e c'è davvero un sacco di gente che fa la fila per visitarla. La Dent School House oggi è una grandissima attrazione infestata dove la fantasia si confonde con la realtà. In Sicilia, una regione bluricante di folklore, molte di queste storie riguardano il mare e i suoi misteri. Creature mitologiche, fantasmi marinai dispersi nel mare, oggetti ritrovati persino sulle coste e incidenti legati a particolari zone ritenute maledette e che sono al centro di molte storie che si tramandano ormai da secoli. Ma molti di questi misteri sono saldamente legati alla terraferma, ma in particolare a una cosa, raga, ai suoi castelli. Catania in particolare è una città ricca di mistero e ad oggi si ritiene che ci siano molte, non proprio molte, ma diverse comunque abitazioni infestate. Molte di queste storie che si raccontano su queste abitazioni si basano ovviamente su fatti storici realmente accaduti e rintracciabili con semplicissime ricerche online. Ma non solo online, anche in comune, ragazzi. Una di queste costruzioni oggi aperta al pubblico, ovviamente per visite guidate, è appunto il Castello Ursuino. Il castello svevo di Catania fu costruito per volere dell'imperatore Federico II di Svevia nel XIII secolo. Come ogni castello medievale che si rispetti, venne costruito su una zona rocciosa a ridosso del mare per potersi meglio ovviamente difendere dagli invasori saraceni e intercettare con largo anticipo un attacco nemico, osservando appunto le navi da lontananza proprio sul mare. Insieme ovviamente al castello Magnaci di Siracusa e a quello di Augusta, la fama del miglior sistema difensivo, pensate un po', di tutta la Sicilia. Questo castello ha le mura alte circa 10 metri e spesse, pensate un po', 2,5 metri, costruite con pura pietra lavica. E non solo, torri circolari, un fossato all'esterno come protezione e un immancabile ponte levatoio. Fu sede del Parlamento siciliano e dimora degli Aragona di Sicilia. Purtroppo il destino di questo castello non fu sempre dimora dei castellani, infatti all'inizio del 500 fu trasformato in una prigione d'élite. Pazzesca, incredibile, cioè sede forzata di prigionieri politici e personaggi scomodi di un certo rango, insomma di una certa importanza. Si racconta che le condizioni di tenuta di questi prigionieri erano veramente incredibili, pazzeschi, fuori da ogni umanità possibile e immaginabile, e che in circa 2 secoli di funzione questa prigione abbia rilasciato solo, aprite bene le orecchie, udite udite, se siete in piedi sedetevi, mi raccomando, non è colpa mia se poi voi cadete, attenzione, io ve l'ho detto, sedetevi, perché si parla solo di 14 prigionieri. 14 prigionieri, raga, in 200 anni, ovvero in 2 secoli. Tutti gli altri non lasciarono purtroppo mai da vivi le mura di questo castello. Attenzione, perché nel 1838 il governo borbonico decise di utilizzare questa struttura per ben altri scopi e vi apportò dei cambiamenti appunto strutturali per adeguarla appunto in una sede politica. Ma le cose cambiarono notevolmente dal 1932, quando il comune lo volle trasformare nel museo civico di Catania. Tante trasformazioni per un castello che ancora tutt'oggi
è una delle più belle testimonianze del Medioevo siciliano, ma nessuna di loro ha completamente cancellato i segni dell'originale struttura, ma con una particolare attenzione ai sotterranei. Un tempo adibito a quello spaventoso carcere hanno subito pochissimi cambiamenti, come se in qualche modo nel tempo si sia voluto mantenere quel timore che il castello causava al solo pensiero di visitarlo. Le celle erano piccole, buie, infestate da topi, pantegane e chi più ne ha più ne metta. Sui muri di quelle camere della morte, perché così vengono definite, sono ancora visibili i geroglifici, i segni dei condannati a morte, i loro ultimi pensieri e ciò che oggi dimostra a noi la loro esistenza. Le frasi per lo più sconnesse erano scritte per la maggior parte in lingua siciliana, ma essendoci anche prigionieri stranieri, ma soprattutto colti, ci sono anche riportati pensieri scritti sia in latino che in spagnolo. Nell'ultimo secolo, da quando questo castello ha custodi e personale adibito alla manutenzione, si sono moltiplicati, anzi non moltiplicati, scusate, quadruplicati i fenomeni paranormali che avvengono appunto all'interno di questo castello. Tutti coloro che lavorano lì non hanno alcun dubbio. In questo castello gli spiriti dei prigionieri morti tra le mura e che soprattutto di notte i corridoi e le stanze brulicano di movimenti, di oggetti, quando nessuno mai è entrato in quella stanza e soprattutto quando mai nessuno è presente soprattutto in quella stanza. Quindi si tratta di veri e propri fenomeni poltergeist, raga, davvero terrificanti. Ma non solo, si parla di sussurri e addirittura pianti e lamenti. Tra tutti i racconti degli abitanti della zona non si tratta semplicemente di spiriti, raga, ma anche di animali, di spiriti di forma animalesco. C'è chi giura, pensate un po', di aver sentito persino il pianto di una bambina o addirittura di aver visto una tomba nel bel mezzo del salone dell'ingresso. Ma il problema è solo uno, che compare e scompare al solo voltarsi. Pare anche che in alcune stanze del piano superiore comparirebbero delle figure eteree, ma la più conosciuta è quella di una nube di sembianze umanoidi, quindi di un bambino. Quindi ragazzi, attenzione, stiamo parlando di un bambino che amerebbe voleggiare sotto la volta più alta del castello. Ma a testimonianza di queste esperienze paranormali ci sarebbero alcune foto dove appunto si distinguerebbero figure non solo femminili, maschili, ma addirittura animalesche. C'è poi un quadro, una stupenda opera artistica, ma che suscita sempre più inquietudine man mano che lo si guarda. Si tratta appunto della testa di Ofelia Pazza, risalente, pensate un po', al 1865 e dipinta da Michele Rapisardi. L'impressione è che quella donna raffigurata, frutto di abili pennellati, quindi irreale, fissino appunto chi la guarda con sguardo fin troppo reale, quasi a penetrare i pensieri fino a insinuarsi nella propria anima. Le premesse sono buone, ragazzi, e le storie del castello di Ursulino non si risparmiano. Ce ne sono abbastanza per farci una visita se doveste capitare in quel luogo, in quel posto. Io personalmente vi consiglio di andarci perché merita davvero. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline, commentate e condividete questo video. Ma partiamo subito, raga, perché voglio parlarvi di un cimitero, ma non di un cimitero qualunque. Qui parliamo dell'Essos Unis Cemetery. Chi di voi non conosce, anche solo per sentito nominare, Ed e Lorraine Warren? Penso praticamente nessuno, perché sono i due demonologi più importanti al mondo, perché hanno investigato sui più famosi casi di infestazioni in America. Tanto per dirvene qualcuno, la casa di Amityville ad esempio, il caso della famiglia Smart e l'infestazione dei Perron. Ma tra i luoghi che i Warren ritenevano maggiormente infestati, e non solo, ma ritornarono spesso a investigare, c'è appunto questo cimitero situato nella città di Easton, chiamato Union Cemetery. All'incrocio tra la Route 59 e la 136, nella periferia di Easton, accanto alla chiesa battista, c'è probabilmente uno dei luoghi più infestati al mondo, ovvero appunto il suo cimitero. Costruito, pensate un po', nel lontano 1700, questo cimitero è stato negli anni testimone di numerosissimi fenomeni paranormali, apparizioni, incidenti vari e atti davvero raccapriccianti che hanno appunto innalzato la fama di luogo maledetto o addirittura senza riposo. I coniugi Warren scrissero addirittura un libro, ragazzi, su questo cimitero e hanno raccolto una quantità immensa di prove, sia video che fotografie, riguardo non un'infestazione in particolare, ma decine e decine di infestazioni di qualunque entità, raga. Sono moltissime le figure che appaiono ai visitatori, ma non solo loro, anche ai curiosi che vi si recano proprio appunto per
vedere se c'è qualcosa effettivamente davvero strano. Ma quella più frequente, aprite bene le orecchie, è quella di una figura di una ragazza dalla carnagione chiara che indossa una lunga veste bianca, denominata appunto White Lady. Pensate che chi è riuscito ad intravederla la descrive luminosa e incandescente. Sembrerebbe proprio che molte storie di queste dame bianche, che si dice tra l'altro che infestino la maggior parte dei castelli del mondo, prenda spunto dai fenomeni legati a questo cimitero e da tutto il materiale raccolto da Ed e Lauren Warren in oltre 50 anni della loro attività. A quanto pare questa White Lady è particolarmente perfida. Alcuni però la definiscono semplicemente burlona, perché spesso e volentieri appare proprio in mezzo alla Route 59 e si fa colpire dalle macchine che passano, quando in realtà non colpiscono proprio niente, ma le passano semplicemente attraverso. A questo punto ovviamente l'autista spaventato ferma la macchina, scende e non vede assolutamente nessuno. Ancora oggi sembra che la White Lady non disdegni affatto di fare le sue apparizioni e di manifestare la sua presenza non solo con lamenti, ma pensate un po' anche accarezzando i capelli delle donne che si avventurano nel cimitero e ovviamente anche lungo la strada, singhiozzando tra le tombe con improvvisi bagliori. Tra i testimoni di questi eventi ci sono numerosissimi agenti di polizia, alcuni dei quali dichiararono di aver visto lo spirito di una ragazza bellissima volteggiare tra le rapidi del cimitero centrale. Questa dama viene vista, come vi ho detto poc'anzi, molto spesso sulla Route 59 ed un vigile del fuoco nel 1993 ebbe addirittura una doppia visione, raga. Una notte, mentre passava davanti a questo cimitero, vide lo spirito di un agricoltore materializzarsi proprio sul sedile accanto a lui e poco dopo la White Lady apparve davanti a lui in mezzo alla strada e lo indusse a frenare istintivamente. Invece di passare innocuo attraverso il suo camion come solitamente fa, quella volta non andò così, perché il pompiere sentì un forte impatto appunto contro il suo veicolo. Nel momento in cui si fermò, sia l'agricoltore che la dama bianca scomparvero, ma il suo paraurti anteriore rimase davvero incredibilmente ammaccato e che sembra che effettivamente lui abbia preso contro qualcosa o sotto qualcuno, quando in realtà lui ha controllato migliaia di volte, migliaia ovviamente si fa per dire, ma non c'era nessuno, né sotto il suo furgone, né avanti, né a destra, né a sinistra, né indietro. Ragazzi, incredibile! Ma arriviamo a una domanda molto interessante, perché sicuramente molti di voi si staranno chiedendo: ma chi è questa White Lady? Ebbene, ve lo racconto subito. Molta gente del luogo afferma che questa dama bianca era una signora che venne assassinata nel 1940 dall'amante quando lui volle rompere con lei e lei lo minacciò di raccontare tutto a sua moglie. Altri invece pensano che fosse una donna pia che frequentava assiduamente la chiesa e probabilmente deceduta per un infarto. Ma non è finita qui, perché infine c'è chi dice che si tratta di una donna che nel 1946 morì di parto e che suo spirito sia alla disperata ricerca del suo figlio perduto. Quando Ed vide per la prima volta il suo spirito era il 1° settembre del 1990 alle 2:40. Ecco qui un estratto di ciò che scrisse proprio sul suo diario. L'unica luce era un lampione a 50 metri da dove ero seduto. Ho sentito una donna piangere e ho guardato fuori. Ho visto centinaia di luci fantasma galleggiare e formare una figura di donna. Non riuscivo a distinguere i tratti del viso, ma ho potuto vedere che aveva lunghi capelli scuri ed era vestita di bianco. Ho cominciato a camminare verso di lei, ma scomparve. Non si deve mai andare verso un fantasma, deve essere il fantasma a venire verso di noi, perché si rischia di cambiare il campo molecolare e magnetico dello spirito che si sta materializzando. Come vi ho detto poc'anzi, ragazzi, queste sono proprio le sue parole scritte sul suo diario. Ma questa White Lady, questa dama bianca, non è l'unico spirito presente in questo famigerato cimitero, ma si parla di decine e decine di spiriti diversi che si materializzerebbero nel campo. In questo cimitero sono stati registrati tantissimi lupi e non solo, di orbs e di nebbioline di forma umanoide, che sono stati catturati appunto, come ho detto prima, da molti curiosi, ma non solo, anche di molti gruppi di Ghost Hunters. Ma aprite bene le orecchie, perché la storia non finisce qui. C'è un altro spirito che si mostra molto frequentemente ed è stato denominato Occhi Rossi. Perché questo soprannome? Perché ogni volta che appare con gli occhi tutti rossi ed è avvolto da un'oscurità inspiegabile. Ma non è l'unico e solo motivo questo. Sembrerebbe essere il più aggressivo fra tutti e tende a lasciare terrificanti ricordi sulle persone che si avventurano in quel cimitero proprio durante la notte, come ad esempio abiti strappati e addirittura aggressioni fisiche,
quindi si parla di profondi graffi nella pelle. L'Union Cimiteri oggi è ancora in uso ed è aperto al pubblico, ma come ovviamente si può immaginare è una destinazione popolare per i cacciatori di fantasmi. Ma per arginare il pericolo di invasioni notturne, la polizia continua a pattugliare tutto il suo perimetro durante tutta la notte. Pensate che alcune persone hanno ignorato addirittura anche la polizia che passasse davanti e hanno voluto comunque scavalcare le mura ed entrare nel Camposanto. E ovviamente, come potete pensare, molti sono stati multati, ma tanti altri sono stati addirittura arrestati. Ragazzi, questo video, come vi ho detto all'inizio, non finisce qui, perché sto per raccontarvi un'altra storia davvero terrificante. Perché quella di questo cimitero non è la sola. Sentite qua cosa sto per dirvi. Non stiamo più parlando di un cimitero questa volta, ma di una vera e propria casa. Nel comune di Nettuno, a pochi chilometri dalla bellissima costa frequentata da numerosissimi turisti, c'è un'antica casa fatiscente, che non è ovviamente una bellissima cosa da vedere in un luogo così modernizzato e affascinante, ma ciò che resta della costruzione è un'antica casa diroccata, con il tetto addirittura sfondato e ormai dimora di animali strani, topi, pantegane e di erbacce varie. Si trova esattamente in una traversa di via Veneto e sin dall'esterno si nota palesemente che è in un totale stato di abbandono, ecco. Tutto questo ovviamente si può notare dalle piccole fissure che ci sono in un piccolo cancello tutto arrugginito. Dopo la ristrutturazione eseguita intorno agli anni 50, si è scoperto che sotto la città c'è un enorme labirinto di cunicoli e gallerie pensate un po' risalenti al Medioevo, utilizzati anche come nascondiglio durante la Seconda Guerra Mondiale. Negli anni 80 Nettuno era diventata una città dal turismo sempre crescente, un borgo moderno da inquadrare addirittura in una cartolina. Tutto era cambiato dall'epoca della guerra, ma quella casetta è ancora lì, abbandonata, disabitata e dall'aspetto davvero terrificante. Il comune infatti tentò più volte di spronare i proprietari ad eseguire i lavori di ristrutturazione della casa, ma loro non furono mai interessati a spendere neanche un solo soldo per ristrutturare quel rudere. Infatti negli anni 80, proprio per questo motivo, venne stanziato un fondo a perdere con cui il comune si accollava le spese della facciata in modo da nascondere almeno in parte la casa ai turisti, ma i lavori si fermarono a causa di 3 episodi davvero molto strani. 2 di questi furono incidenti capitati agli operai, di cui uno si ruppe una gamba cadendo dal tetto e raccontando ai suoi colleghi che la scala si era mossa da sola impennandosi e lanciandolo per terra. L'altro fu colpito sulla testa da una pietra scagliata dalle fondamenta. Da chi? Non si sa, perché in quelle fondamenta non c'era nessuno. Anche perché in quel momento sul luogo era l'unico e solo a lavorare. Il terzo episodio fu quello che fu spargere la voce che la casa fosse maledetta. Dopo soli 2 settimane dall'inizio dei lavori, il capocantiere e i suoi operai scapparono da quella casa affermando che nei sotterranei c'erano delle creature mostruose che avevano cercato addirittura di assalirli. Ovviamente da quel momento, da quell'episodio, non vollero mai più tornarci. In seguito a questo ultimo caso furono realizzati dei lavori anche per portare alla luce le grotte sotterranee, ma la copertura in cemento crollò miseramente e anche questo secondo gruppo di operai interruppe il lavoro. Nel 1997 sui giornali apparve l'inquietante notizia di un senzatetto che venne ritrovato nel cortile della casa. Era uno straniero, venne ucciso, scorticato e infine arso. Più di una persona, ragazzi, provò ad acquistarla, ma misteriosamente, dopo pochi giorni di ispezione della casa, i nuovi inquilini la abbandonarono senza portare a termine il contratto. In questo momento della casa è rimasto solo un proprietario. Questa persona non ha alcuna intenzione di avvicinarsi a quel luogo, nemmeno per mostrarla, pensate un po', ai possibili acquirenti. Oggi sono in molti a ritenere, ad affermare che questa casa sia o infestata o maledetta, anche se in realtà nessuno ama parlarne. Chi si riferisce alla zona di Via Veneto, ovviamente alla quella casa abbandonata, parla di una leggenda secondo cui si nasconderebbero nelle viscere di quel terreno strane creature maligne e terribili che non vogliono assolutamente che la casa ritorni ad essere abitata, e addirittura affermano che il proprietario di queste stranezze ne sia pienamente cosciente. Poi ovviamente, come sempre, come ovunque, ci sono gli scettici che non fanno altro che parlare di semplicissime stranezze, quando invece non possono esistere, perché alcuni fenomeni non hanno proprio alcuna spiegazione, sia logica che razionale. Sta di fatto che negli ultimi anni non è stato fissato nessun cartello che la casa è in vendita. Si preferisce semplicemente evitare il discorso, indicando quel rudere come quella casa di Via Veneto. Forse, chi lo sa, custode di orribili memorie, segreti che nessuno ha saputo o ha voluto dire? Non lo sapremo mai, ragazzi.
per oggi, ma solo per oggi, questa volta davvero, questo mio video termina qua. Spero vi sia piaciuto. Se è così vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare e di condividerlo su tutti i vostri social. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video.